Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Prima di tutto vi invito a iscrivervi e a sostenere il canale. La vostra presenza qui è la nostra forza. Oggi vi racconto una storia che negli ultimi giorni ha incendiato conversazioni, timeline e red carpet. Hande Erçel, che con la sua interpretazione in Eşref Rüya ha frantumato aspettative e record di attenzione, è stata insignita del titolo Attrice ispirazionale dell'anno alla 61esima edizione dei Golden Awards. E non è tutto. Insieme a lei, in ogni momento chiave, c'era Kerem Bürsin, partner dentro e fuori i riflettori, con sguardi e gesti che hanno reso la serata ancora più intensa. Ho messo insieme ciò che è accaduto sotto i flash e lontano dagli obiettivi, tra palco e dietro le quinte. Pronti a rivivere passo dopo passo questa ascesa scintillante e umanissima? Cominciamo. Da anni Hande Erçel è seguita con un affetto che non conosce confini. Progetto dopo progetto ha allargato la sua risonanza, raggiungendo un pubblico globale che la sente vicina, autentica, magnetica. Ma Eşref Rüya è stato un punto di svolta. In questa serie, Hande ha rivelato una maturità artistica nuova, un controllo delle sfumature e un abbandono emotivo che hanno fatto emergere la sua Nisan come figura simbolica, più di un personaggio, un prisma nel quale migliaia di donne e uomini hanno intravisto parti di se stessi. Ogni primo piano è diventato dialogo silenzioso, ogni pausa respiro condiviso. Sin dal debutto di Eşref Rüya, il modo in cui Hande ha plasmato l'universo interiore di Nisan, il dolore, la delusione, la caparbietà nella ricerca di un equilibrio rotto, ha acceso un brusio che si è fatto ruggito. La Nisan di Hande non è un'eroina levigata, è una donna che trattiene le lacrime finché serve e poi le lascia cadere con la stessa dignità con cui rialza il mento. Questo dualismo, fragile e tenace, ha conquistato una platea enorme. E quel legame emotivo, costruito episodio dopo episodio, è diventato argomento fisso sui social, dove scene e battute hanno preso il volo. Dopo ogni puntata, Twitter e Instagram si trasformavano in una piazza febbrile, thread fiume, clip condivise a catena, dialoghi che scalavano i trend. Le esplosioni emotive di Nisan hanno polverizzato numeri, mentre su TikTok montaggi e video fan si moltiplicavano. L'effetto non è rimasto confinato alla televisione, il racconto ha trovato eco oltre lo schermo, nel tempo reale della rete, e ha imposto stile, ritmo, perfino un'estetica. Chi conosce la potenza social di Hande non si è stupito, da anni ogni suo scatto scatena onde di interazioni. Eppure con Eşref Rüya l'onda è diventata marea. I follower sono aumentati in modo vertiginoso. I post hanno varcato i confini, prima Turchia, poi Spagna, Italia, Brasile, mondo arabo. E in questo abbraccio globale la presenza discreta ma costante di Kerem Bürsin ha fatto il resto. Una foto scattata tra Chuck, un commento essenziale e affettuoso, un sorriso catturato dietro le quinte hanno aggiunto carburante al mito della coppia. Alla 61esima edizione dei Golden Awards l'aria era elettrica. Quando hanno pronunciato il nome di Hande Erçel per attrice ispirazionale dell'anno, la sala ha tremato di applausi. Era un riconoscimento atteso, ma vissuto come un piccolo miracolo. Hande è salita sul palco con passo sicuro e occhi lucidi, e nel pubblico, Kerem si è alzato per primo, battendo le mani con l'entusiasmo di chi sa cosa c'è dietro quel momento. Le sue parole, misurate e sincere, hanno colpito nel segno, non un proclama, ma un ringraziamento che ha suonato come una promessa. Ha raccontato di quanto, nel suo cammino, l'abbiano guidata figure femminili forti, e di quanto desideri restituire forza e speranza a chi guarda. In pochi secondi la clip del discorso ha fatto il giro dei social. Lo sguardo che ha rivolto a Kerem, breve e complice, è diventato una fotografia perfetta della loro intesa. Quello che è accaduto dietro il sipario ha alimentato il racconto con dettagli che i tabloid adorano. Backstage, Hande è rimasta se stessa, naturale, ironica, attenta a tutti. Ha abbracciato i compagni di set, ha riso con i truccatori, ha scambiato parole di gratitudine con il regista. E quando Kerem l'ha stretta, chinandosi a dirle qualcosa solo per lei, l'emozione si è sciolta in un sorriso che non aveva bisogno di spiegazioni. La squadra di Eşref Rüya, che vive ogni settimana la tempesta emotiva della serie, ha celebrato quell'abbraccio come un trofeo comune, il risultato di un lavoro fatto di disciplina,
ascolto, piccole rinunce. Il set di Esref Ruya è un luogo ad alta pressione. La struttura drammatica, serrata e bisognosa di precisione, chiede agli attori un investimento psicologico costante. Ande si carica sulle spalle le crepe e i sussurri di Nisan, li studia, li prova, li lascia depositare e poi li rilascia in scena con verità. Chi guarda a casa lo avverte, c'è sempre un dettaglio che vibra oltre la recitazione, come se la vita vera si affacciasse dalla cornice. Questa naturalezza è frutto di un metodo. Preparazione meticolosa, prove ripetute, domande giuste al momento giusto, un dialogo aperto con il regista e con il partner di scena. Tutto confluisce in quel paesaggio emotivo credibile che ha conquistato il pubblico. Non è un mistero che il regista, nelle interviste, parli di Ande con rispetto tecnico. Racconta di mattine in cui lei arriva prima degli altri, con i testi segnati, pronta a sperimentare. E quando la camera parte, la trasformazione è netta. L'Ande solare lascia il posto a Nisan, e in certi momenti, dice sorridendo, sembra quasi che si trasformi in April appena l'obiettivo la inquadra, come se quel nome fosse una soglia e lei la varcasse senza esitare. È il segnale di un artista che non si limita a interpretare, ma costruisce. Dopo la cerimonia, i social sono esplosi. Fanpage straniere hanno montato video celebrativi, gli utenti turchi hanno riempito la rete con un premio meritatissimo, l'anno di Ande, la vera star di Esref Ruya. In poche ore l'hashtag dedicato è stato in cima, una fiammata che ha attraversato fusi orari e lingue. E in mezzo a tutto, il post di Kerem con una foto in bianco e nero, uno scatto rubato, lei di profilo con la statuetta stretta al petto, ha raccolto in un lampo centinaia di migliaia di cuori. Una didascalia breve, quasi un sussurro, l'orgoglio di chi c'era nei giorni duri e nelle notti insonni. Il red carpet, prima ancora della premiazione, era uno spettacolo nello spettacolo. Stilisti affaccendati, flash come pioggia, ospiti che si succedevano come in una coreografia studiata. Ma l'aria è cambiata quando sono arrivati Ande e Kerem. Lei ha scelto il nero, un abito contemporaneo e pulito, che disegnava la figura senza incasellarla. Spalle scoperte, una drappeggiatura lieve sulla schiena, ricami a mano che catturavano la luce senza urlarla. Si sussurrava da giorni che avrebbe dettato tendenza, e quelle voci avevano ragione. Al suo fianco, Kerem in smoking essenziale, taglio impeccabile, la mano che cerca quella di lei tra un passo e l'altro. La coppia ha regalato ai fotografi un equilibrio raro, complicità elegante, sorrisi misurati, un'intesa che non ha bisogno di frasi. Nelle interviste dopo la premiazione, Ande ha trovato parole che hanno toccato corde profonde. Ha raccontato di quanto si senta nutrita dai modelli femminili che ha incontrato, reali o narrativi, e di quanto le piaccia, ora, essere per altre un punto di riferimento. Non si tratta di perfezione, ha precisato, si tratta di cadere e rialzarsi, di prendersi il tempo per capire, di accettare le zone d'ombra. È così che Nisan è diventata un ponte, un modo per parlare a chi sta vivendo una tempesta. Nel dire questo, lo sguardo a Kerem è tornato naturale, come se anche quel coraggio si alimentasse dell'avere accanto qualcuno che ascolta senza giudicare. Esref Ruya è, per Ande, molto più di un titolo in curriculum, è un viaggio personale. La costringe a spingersi oltre i confini emotivi già esplorati, a cercare strumenti nuovi, a scommettere su una verità più nuda. Le fragilità di Nisan hanno un peso specifico maggiore rispetto a ruoli precedenti. La vulnerabilità, lo scarto improvviso tra rabbia e tenerezza, il silenzio che pesa più di una battuta. Non stupisce, quindi, che il pubblico si sia attaccato a lei come a una confidente. E sui social, dove ogni eco diventa un coro, la drammaturgia della serie ha trovato cassa di risonanza, non soltanto citazioni e meme, ma riflessioni, confessioni, messaggi privati in cui chi guarda ringrazia per essersi sentito visto. C'è un dettaglio che in molti non conoscono ma che racconta bene il dietro le quinte della coppia. Nelle settimane più complicate, quando le scene di Nisan chiedevano un'immersione dolorosa, Kerem spesso restava fino a tardi sul set o la aspettava al parcheggio, senza clamore. Le portava un tè, le leggeva le battute, le ricordava di respirare. Poi, appena finivano, uscivano nell'aria fredda,
e camminavano in silenzio per qualche minuto, lasciando che il personaggio scivolasse via. È anche così che si regge uno sforzo creativo duraturo, con presenze che non tolgono luce, ma la proteggono. La sera dei Golden Awards, il tappeto rosso ha avuto quel momento da cartolina che tutti aspettano, la svolta di ritmo, il brusio che si azzera. Le telecamere hanno seguito Ande dal primo gradino fino al fondale della press line, ogni scatto una storia, ogni passo un titolo possibile. I designer hanno osservato in controluce i dettagli dell'abito, i fotografi hanno inseguito le spalle nude, i cronisti hanno annotato le risposte con l'ansia di chi sa che una frase può accendere o spegnere la rete. Lei è rimasta raccolta e luminosa. E quando Kerem le ha sistemato una ciocca dietro l'orecchio, come se stessero per entrare a una cena tra amici, i flash hanno smesso di essere rumore, erano applausi. Molti hanno notato un filo che univa tutto, grazia, disciplina, intensità. È il filo che Ande porta in sé e che il regista riconosce. In più di un'intervista, lo ha detto, quando inizia la giornata, lei è già pronta. Ha lavorato a casa, ha lasciato sedimentare. E appena si sente azione, Nisan appare. E a volte, quando la prendo in primissimo piano, ho davvero la sensazione che varchi una porta invisibile e diventi April con una naturalezza che spiazza. Parole che, per chi ama il mestiere, sono la definizione stessa di creazione. Intanto, il popolo della rete non si è limitato ai complimenti. Diverse fanpage internazionali hanno organizzato live, hanno raccolto testimonianze su come un episodio specifico abbia aiutato a superare una giornata storta, un addio, un momento fragile. In Turchia, i commenti si sono ripetuti come un mantra, premio meritatissimo, l'anno di Ande, la vera star di Esref Ruya. E ogni volta che qualcuno nominava la coppia, l'algoritmo impazziva. Le foto mano nella mano sul tappeto, il video della risata trattenuta backstage, lo sguardo che si cerca tra le poltrone. È la prova che una storia d'amore non ha bisogno di proclami quando è sostenuta da gesti quotidiani. Certo, non è stato un percorso senza fatica. Il calendario serrato, il peso dei personaggi, l'attenzione costante del pubblico, tutto può affaticare. Ma Ande ha imparato a costruire i propri rifugi. La lettura serale, le passeggiate all'alba, le chiacchiere senza smartphone. E Kerem, con la sua ironia, ha saputo alleggerire i giorni densi, trasformando un'attesa in una parentesi di gioco, uno spostamento in una playlist condivisa. Nella settimana che ha preceduto i Golden Awards, dicono, hanno cenato a casa, lontani dai ristoranti patinati, scegliendo una normalità preziosa che li ricaricasse. La statuetta in mano a Ande, quella sera, non era soltanto un punto d'arrivo, ma un segno di rotta. In platea si vedeva l'emozione di chi c'era fin dall'inizio, e sul palco la consapevolezza di un artista che sa di avere ancora rimandi da esplorare. Essere d'ispirazione non è uno slogan, ma un gesto quotidiano, prendersi cura del proprio lavoro, mettere il cuore dove serve, e assumere la responsabilità di ciò che si comunica. Il pubblico l'ha colto, perché il pubblico capisce sempre quando qualcosa accade per davvero. E mentre la notte calava su una città che ancora parlava dell'evento, Ande e Kerem sono saliti in auto, lontani dai flash. Il telefono vibrava senza sosta, ma per qualche minuto hanno lasciato i messaggi dove stavano. Hanno riso, si sono raccontati i momenti preferiti della serata, hanno ricordato una prova andata storta mesi fa e come proprio da quel piccolo inciampo fosse nato un cambio di rotta. Il mondo fuori applaudiva, ma il cuore della storia era lì. Due persone che si tengono e guardano avanti. E così si chiude un capitolo importante, che in realtà apre un varco verso nuovi passi. La domanda che tutti si fanno è sempre la stessa, e adesso? Ma la risposta, oggi, conta meno del percorso che li ha portati fin qui. Perché c'è una verità semplice che brilla più di qualsiasi flash, quando il talento incontra la dedizione, e quando l'amore non chiede il centro della scena ma lo illumina, i risultati diventano inevitabili. Il premio, la serie, la moda, i social, tutto converge in un racconto coerente. E noi, qui su Celebrita dalla Turchia, vi promettiamo che continueremo a seguirne ogni svolta, con la stessa attenzione con cui si ascolta una bella canzone che non si vuole far finire.
Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ci vediamo presto, con nuove storie, nuove emozioni e, chissà, nuove sorprese dal mondo di Anne Herschel e Keren Bursin. A prestissimo!